Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Questo video l'ho voluto intitolare Lottando contro i mulini a vento, perché è veramente un anno molto difficile per quello che riguarda il giardino, almeno in queste zone del Piemonte. Qui in Piemonte, Lombardia, comunque in queste regioni del nord, continua ad esserci questo clima che sembra quasi un fine autunno, o un autunno magari inoltrato, in cui ci sono anche delle giornate di sole. In questo momento c'è un quarto d'ora di sole, ci sono degli sprazzi di cielo blu ed è veramente a volte molto demotivante il fatto di dover impegnarsi così tanto nei lavori di un giardino, perché come ad esempio una settimana fa ho tagliato l'erba, aveva fatto 2 giornate di sole, tagliando l'erba ho detto probabilmente comincerà il caldo estivo finalmente, quindi arriverà un pochettino di siccità e questo fa sì che poi l'erba venga poi tagliata, non lo so, ogni 2 settimane circa. Questo non è un giardino in cui teniamo un prato all'inglese, quindi va bene anche che cresca un pochettino di erba. Però ultimamente, ad esempio, con tutta questa umidità del terreno, umidità dell'atmosfera, continue piogge, tutto questo fa sì che l'erba cresca in una maniera incredibile. Io fine della settimana scorsa ho tagliato l'erba, ho deciso di sistemare un pochettino il giardino facendo già delle operazioni di pulizia e poi ad un certo punto ho ricominciato quasi inevitabilmente una pioggia pazzesca. È cominciato ad esserci questa pioggia continua tutti i giorni, a volte anche per tutto il giorno. E quindi questo cosa comporta? Comporta che i lavori cominciati devono essere interrotti, poi dopo 5, 6, 7 giorni di pioggia continua in cui non si può venire a fare dei lavori in giardino, ci si ritrova poi non al punto di partenza ma ancora prima, perché è cresciuta di nuovo l'erba, quindi oltre alla pulizia delle aiuole bisogna riprendere di nuovo la pulizia delle aiuole ma con il taglio dell'erba. In più molte piante sono state anche abbastanza danneggiate qua in giardino per queste piogge torrenziali e c'è anche da dire che questo clima a volte anche autunnale, siamo dopo la metà di giugno, siamo quasi alla fine di giugno, c'è ancora un clima che a volte ricorda veramente molto l'autunno. Ancora ieri c'erano 15 gradi durante il giorno, posso capire 15 gradi magari durante la notte, ma c'era veramente un freddo incredibile. Un fresco particolarmente forte, questo impedisce alle piante di svilupparsi bene, di continuare nella loro crescita, quindi tutto si interrompe magari per un periodo, poi c'è una giornata di sole come in questo momento in cui c'è questo quarto d'ora di miracolo di sole qui nel giardino e quindi arrivano magari 25 gradi. È un anno molto particolare questo, a volte anche demotivante. A volte ci si sente magari anche un po' spiazzati, no? Si perde anche un pochettino la voglia di continuare a fare sempre gli stessi interventi, perché comunque a volte le cose sono ripetute, come il taglio dell'erba abbastanza frequente per mantenere un pochettino di ordine, come la pulizia delle aiuole, magari il sentiero degli iris, dove ho notato che queste piogge hanno portato anche alla marcescenza di alcuni rizomi degli iris, perché magari sistemati in una zona in cui il terreno è un pochettino in piano e non in salita. Io ho cercato di sistemarli in salita per quello, in modo che l'acqua possa scendere giù, e invece niente, in queste zone dove il terreno è leggermente un po' orizzontale, piatto, di alcuni rizomi di iris, del sentiero degli iris, sono anche marciti. Quindi facendo una pulizia mi sono reso conto veramente di tanti danni qua in giardino, dovuti proprio a queste piogge incessanti. Adesso c'è questo miracolo che durerà, credo, magari fino alle 7-8 di sera, poi arriverà di nuovo una pioggia, domani dovrebbe dare pioggia, forse giovedì saremo miracolati qui in Piemonte con una giornata intera di sole. Logicamente un po' di giornate di sole le ha fatte, ma diciamo che nel mese di giugno di giornate di sole ne abbiamo avute di caldo e di sensazione di estate, l'abbiamo avuto credo 2 volte o 3 volte, almeno in questa parte poi del Piemonte, che è la parte occidentale. Io abito in Valpellice e qui è incredibile come ristagna questa umidità continua, mentre in pianura magari un po' più di sole c'è stato e quindi c'è magari una crescita anche per quello che riguarda l'orto, di ortaggi ed altro. L'ho visto anche nei giardini, magari nell'orto della mia famiglia, nell'orto di alcuni amici, già delle piante magari con dei pomodori in maturazione. Ad esempio i miei nell'orto sono ancora molto piccoli
nonostante sono sotto la serra, faticano a crescere proprio per questo abbassamento continuo delle temperature che fanno sì che non ci sia un'atmosfera estiva. Adesso sta arrivando questo sole particolarmente intenso, sento sulla mia pelle praticamente 30 gradi, un caldo infernale che io adoro perché finalmente sento un po' di estate, però è veramente il tutto molto demotivante. In più sono tornati di nuovo 1 miliardo di lumache, ne avevo tolte tantissime qua in giardino, l'abbiamo visto nei video precedenti, e ancora ieri durante la pioggia mi sono fatto pioggerellina, ieri pomeriggio mi sono fatto un giro qui nel giardino, c'erano lumache ovunque, si perde proprio la voglia di continuare questa battaglia appunto contro questi mulini a vento, ovvero i mulini a vento rappresentano un po' le battaglie inutili, quelle che noi, una battaglia fatta più o meno nel nostro pensiero, cerco mentalmente di capire come risolvere delle cose che al momento non si possono risolvere, perché il tutto gira nella direzione che sarà sempre così, almeno finché non ci sarà un cambiamento di clima, e arriverà finalmente anche qua nei paesi del nord Italia, finalmente quest'estate che stiamo aspettando praticamente dall'autunno dell'anno scorso, un'estate che non è ancora arrivata. Centro Italia, Sud Italia c'è già più caldo, ci sono giornate di sole, dei miei amici sono andati anche al mare, quindi si stanno godendo magari queste passeggiate sulla spiaggia con un clima veramente magari estivo. Qua invece approfitto proprio di questa luce in questo momento per stare un po' in giardino, per far finta che sia veramente estate quando invece non lo è. Io direi che possiamo farci una passeggiata qui in giardino per vedere un po' i disastri, per vedere un po' gli interventi che ho cominciato a fare, poi ho dovuto interrompere per via delle piogge, e così camminiamo un po' in giardino, discutiamo un pochettino su quello che è questo giardino in questo difficile periodo di metà giugno, fine giugno, e spero veramente nel mese di luglio ed agosto rimangono 2 mesi in cui si può sperare in un bel caldo, perché poi a settembre tutto pian piano volgerà, poi con l'arrivo poi dell'autunno pian piano andremo verso l'autunno, logicamente con tutta quest'acqua sarà anche piacevole andare a funghi, perché no? Io poi adoro soprattutto andare a funghi nel periodo autunnale, non tanto in quello estivo, perché il bosco è pieno di zecche, nei casi più fortunati fa caldo, nei casi più fortunati si suda, cosa che io ancora qui in giardino, a parte qualche giornata, non ho fatto, non ho sudato, non c'è questo caldo. E quindi dai, facciamoci questa passeggiata, vediamo un po' che cosa sta succedendo in questo giardino, così magari smettiamo di lottare contro questi mulini a vento. Io volevo intitolare questo video "Mi arrendo", basta, adesso che tutto vada avanti così come deve andare. In effetti è il pensiero più naturale possibile, perché non si può impedire la lotta contro i mulini a vento verso la natura e verso i ritmi e i movimenti della natura, è impossibile, la natura è impossibile da comandare. Quindi per quanto noi possiamo fare degli interventi, se la natura ha deciso che quest'anno sarà un anno freddo anche nel periodo estivo, piovoso, bagnato, fradicio, zuppo, e non si può fare nulla per questo, bisogna accettare questa cosa e cercare magari di muoversi un po' come si può. Logicamente spiace perché molte fioriture di alcune piante io le desideravo già dall'anno scorso, ho detto il prossimo anno saranno ancora più belle, e invece questa pioggia fa sì che io non riesca a godermi questa distrazione che mi porta il giardino. Per me è distrazione da quella che è la vita quotidiana, è quell'attimo in cui vengo qui in giardino, passeggio, faccio i lavori e la mia mente va altrove, mi trovo in un posto diverso da tutto il resto, che magari sono le difficoltà lavorative e tutto il resto. Quindi il giardino per me è una grande distrazione, il fatto di dover stare chiuso in casa in un periodo come questo estivo per me è fonte di grande sofferenza, perché il giardino dà anche movimento, attività fisica, e quindi ci si muove molto, si smaltiscono le calorie, perché poi quando uno sta a casa cosa fa? Apre il frigo continuamente e si mangia qualcosa per cercare di far passare anche il tempo. Sì, può esserci una lettura, può esserci una telefonata, può esserci l'arrivo magari di un amico con cui ci si prende magari un caffè, però veramente a me manca tantissimo il poter stare in giardino, e soprattutto mi manca tanto il programmarmi il giardino, ovvero il decidere che domani farò questo lavoro e dopodomani farò quello, perché ogni giorno c'è uno sconvolgimento totale e fa sì che tutto venga rimandato non solo a distanza di giorni, ma a volte anche di settimane, perché quando piove per 1, 2, 3 settimane di continuo, logicamente in giardino non si può fare granché.
Facciamoci questa passeggiata e vediamo un po' che cosa sta succedendo. Non ci sono grandissime novità, ma alcune fioriture che aspettavo già ci sono anche, quindi un po' di un regalo, un po' la natura me lo sta facendo per quello che riguarda le fioriture di alcune piante, sperando che finisca definitivamente questo eterno autunno che sta accompagnando l'Italia del Nord, per poter finalmente arrivare a godere, non dico tanto, ma magari di un mese di sole pieno e magari anche un pochettino di siccità, tanto con tutta l'acqua che è venuta giù, acqua per bagnare le piante ce n'è in abbondanza, il terreno, nonostante le giornate calde, rimarrà umido per un bel po' di tempo e quindi effettivamente le condizioni adatte per poter far ripartire bene un giardino ci sono, però purtroppo se tra un quarto d'ora tornerà una pioggia torrenziale come sta succedendo in questo periodo, ebbene allora tutto svanirà e bisognerà armarsi di tanta e tanta pazienza. Tra le piante che mi danno più preoccupazioni ci sono le rose del mio giardino, perché nonostante un periodo in cui sono partite con una bellissima fioritura, adesso nel mese di giugno, in queste ultime 2 o 3 settimane, diciamo che possiamo vedere un po' i danni provocati dalle piogge sulle rose. Le rose sono piante che vogliono un'atmosfera non bollente, non caldissima, questo va bene, però voglio un'atmosfera anche che non sia umida, perché l'umidità nelle rose porta a parecchie malattie. Uno di questi problemi, adesso c'è già questo venticello che annuncia già un'imminente pioggia tra qualche ora. Comunque potete vedere qui, questa rosa si è attaccata a me, non ti posso salvare dalle piogge, mi spiace rosa, devi prenderti tutta la pioggia che arriverà. Potete vedere i disastri che provoca la pioggia sui fiori. Guardate qui, ho appena toccato questo fiore, non si è nemmeno aperto, i petali sono stati bagnati troppo, quindi si sono attaccati l'uno con l'altro e il fiore non si è potuto aprire, ha fatto la sua maturazione praticamente da chiuso. Questo l'abbiamo già visto in un altro video, e dentro c'è una marcescenza dei petali che è qualcosa di incredibile. Stessa cosa anche per questo, guardate qua i disastri in questo periodo molto piovoso, però c'è un piccolo fiorellino qui aperto di questa rosa che è una delle rose della madre di Giorgio che abbiamo portato qui nel giardino. Volevo vedere una bellissima fioritura, ma niente, non riesco a godermi la fioritura di questa bellissima rosa con questo color pastello molto, molto bello, però tutti i fiori, anche quelli più giovani, si sono incollati per via dell'umidità. Guardate qui che roba, e mi spiace veramente tanto. Alcune piante hanno delle fioriture, piante che portiamo in giardino, presentano delle fioriture che sono già di per sé un pochettino pesanti. Potete vedere questa ortensia quercifolia con queste fioriture che già di per sé sono pesanti. Quando poi ci piove anche tanto sopra, la pesantezza diventa estrema e tutta la pianta tende poi a sdraiarsi, rischiando poi anche di spezzarsi. Infatti adesso io cerco di non raccogliere, mamma mia, questo qui sembra un ragno lupo, somiglia, sì, potrebbe essere un ragno lupo, è bello grande, non vi avvicino perché tanto non riuscirei a filmarlo, è troppo veloce. Adesso qui rimane indisturbato, abbasso così, e quello che volevo dirvi è che quando poi si prova a rialzare un po' le piante si rischia poi di spezzarle, quindi io le lascio più o meno così. Il disastro della pioggia lo si può vedere anche in questa ortensia quercifolia, per fortuna c'è qualche altra nuova fioritura in partenza qui, quindi magari se farà caldo riuscirà poi a tenere un po' sollevati questi bellissimi fiori chiari. Guardate qui che belli che sono, però anche qui rovinati un pochettino dagli spruzzi di terra anche, perché la pioggia è stata battente, molto forte, e quindi schizzando sulla pianta ha sporcato anche molto i fiori, e il tutto si presenta con questo aspetto molto molto trasandato. Anche il mio piccolo orticello sta patendo tanto, perché l'arrivo di queste nuove lumache hanno di nuovo devastato tutto. Pensate che sono riuscito a sistemare per ben 5 volte, sì, 5 volte le insalate, e per 5 volte sono sparite dopo 2 giorni. Sono sopravvissute 2 teste di insalate che stanno crescendo, probabilmente non so perché non si sono avvicinate le lumache, quindi speriamo di riuscire a mangiare magari un'insalata, dico una, magari nell'arco nel mese di giugno. Le coste stanno crescendo bene, queste che sono delle coste normali, quelle con la parte centrale larga e bianca,
sono cresciute malissimo, piantate in un periodo di freddo e di pioggia, sono cresciute male, poi ci sono queste giornate, come dicevo, che arrivano a 30 gradi, durano magari 24 ore, poi si torna di nuovo ai 15. Questo ha fatto sì che queste piante si sono trovate un po' in un ambiente un po' strano e in effetti hanno cominciato a fiorire, quindi andranno tolte, raccoglierò le foglie che riesco a raccogliere e poi dopo proverò magari a rimettere di nuovo delle nuove coste per cercare di farle arrivare magari in buono stato, speriamo, nel mese appunto di luglio e agosto, vediamo un po' che cosa succede. Ci provo ancora magari con l'oro. Tutto il resto delle piante che ho messo, niente, sono molto piccole, i cetrioli non riescono a crescere per via delle basse temperature anche qui sotto la serra. Poi tra l'altro c'è anche da dire che quando piove tanto si forma un'umidità fresca durante la notte elevatissima, perché la terra è fradicia, quindi non posso fare interventi sul terreno perché è veramente troppo bagnata la terra e si forma questa umidità che poi gocciola fredda poi sulle piante. E quindi anche qui niente, proviamo a vedere che cosa succede. Adesso io ho sollevato lateralmente un pochettino il telo perché ho notato che le lumache si nascondevano molto anche al di sotto del telo della serra, quindi sollevandolo non ho dato l'opportunità alle lumache di trovare un rifugio e nello stesso tempo c'è più circolazione di aria e non si forma più questa umidità che è dannosa poi quando ricade poi sulle piante, soprattutto magari sulle piante di pomodoro che hanno le foglie molto più delicate. Siamo alla fine di giugno e questa è l'altezza che hanno raggiunto le piante di pomodoro. Potete vedere che sono molto piccole. Io ricordo anche che comunque io rispetto alla pianura, abitando a 550 metri di altezza, logicamente da me fa un pochettino più fresco rispetto alla pianura. Infatti in pianura, nelle coltivazioni che ho visto, i pomodori sono molto più grandi e hanno già dei frutti. Qui posso vedere che si stanno formando dei fiori. Adesso pian piano devo cominciare a legarli questi pomodori, sto già togliendo le femminelle per far sì che il pomodoro si sviluppi con un tronco unico. Adesso qui devo provvedere ad una legatura, purtroppo non mi sono reso conto che questa pianta si era sdraiata perché non riesco a scendere in giardino, ci sono delle piogge che sono troppo potenti e quindi evito di venire giù e inzupparmi di acqua. Comunque vedo che comunque qualche fiore c'è e quindi presto magari qualche pomodorino da mettere magari nelle friselle ci sarà. Dopo averle sistemate, dopo una settimana di sistemazione nella terra, ho utilizzato il macerato di ortica lasciandolo macerare una settimana circa e l'ho utilizzato poi per bagnare queste piante in modo da dargli un bel po' di azoto in modo che possano partire. Il macerato di ortica non è da utilizzare spesso, si possono fare 2-3 bagnature, magari 4 bagnature durante l'arco dell'estate per dare a queste piante un pochettino, non solo a pomodoro anche alle altre, una spinta. E non bisogna eccedere però con questo tipo di preparato perché serve solo appunto per dare forza un pochettino alle piante, il resto lo trovano nel terreno per quello che riguarda i nutrienti. Avevo detto in un video precedente che sarei tornato qua in giardino per farvi vedere la fioritura dell'Asclepias syriaca, questa pianta molto affascinante. Purtroppo niente, durante queste piogge continue la pianta ha fiorito, i fiori sono stati distrutti dalla pioggia, comunque non è finita la parte interessante perché se è avvenuta un'impollinazione poi da questi fiori alcuni si staccano, vedete, qualcuno magari è stato impollinato e questo farà sì che svilupperà poi questi frutti che ricordano un po' dei pappagallini a testa in giù, magari speriamo di riuscirvi a far vedere almeno questo. Comunque in un video di appuntamento in giardino di 2 anni fa, se non sbaglio, avevo fatto vedere questi frutti di questa pianta con un lattice particolarmente irritante nelle foglie, quindi cerchiamo di maneggiarla sempre avendo dei guanti, toccarla avendo dei guanti a portata di mano, e in più c'è questo problema che tutti gli anni l'Asclepias syriaca fiorisce, quando arriva la fioritura le foglie si riempiono di pidocchi gialli. Adesso qui farò un nuovo macerato di ortica che va utilizzato dopo 2 giorni di macerazione, in modo da spruzzare, dopo averlo filtrato, spruzzarlo sulle piante, e questo serve da insetticida naturale per eliminare gli afidi, altrimenti distruggono tutto e fanno sì che i fiori poi non sviluppano questi pappagallini, quindi qui ci sarà da fare anche un intervento. Però anche qui c'è da dire che io ho già fatto un intervento sulle rose per quello che riguarda il latte, ho provato, l'ho già detto in alcuni video, ho provato a utilizzare il latte per le malattie fungine delle rose per vedere se funziona, ma logicamente l'ho spruzzato, il giorno dopo ci ha piovuto sopra e ha dilavato tutto. Stessa cosa anche qui, se utilizzerò il macerato di ortica
per eliminare tutti questi afidi bisogna farlo in un periodo in cui magari non piove. Se io lo spruzzo e poi dopo la sera stessa ci cade una tonnellata d'acqua sopra, logicamente non ha questo effetto che dovrebbe avere, e quindi anche il controllo degli animali e dei parassiti qua in giardino diventa molto difficoltoso con un clima di questo tipo. Anche il glicine è una pianta che potrebbe patire un pochettino queste piogge continue, però è abbastanza robusta. Dopo un'opportuna potatura leggerissima sulle fioriture ormai sfiorite del mese di aprile, di primi di maggio, metà maggio, quando questa pianta ha fiorito, ho fatto appunto questa potatura leggera togliendo tutte le parti sfiorite. Potando leggermente il glicine si dà alla pianta l'opportunità di poter rifiorire poi di nuovo nel mese di giugno, fine giugno, inizio luglio la pianta può rifiorire, non in maniera abbondante come la fioritura di primavera, una fioritura estiva un po' più leggera, un po' sparsa sulla pianta. Potete vedere qui che ci sono dei nuovi fiori e questo è un po' un piccolo regalo perché i fiori del glicine hanno questo odore fantastico. Io ho scelto questa inquadratura proprio per farvi capire che c'è questo quarto d'ora di sole estivo, ma potete vedere in lontananza che stanno già arrivando delle nuvole cariche di pioggia che porteranno poi in serata, da quello che ho letto anche nelle previsioni meteo, di nuovo una pioggia. Però oggi sono venuto qua in giardino, mi sono annusato i suoi bellissimi fiori, questo è un bellissimo regalo e mi ripago un pochettino di questa grande sofferenza interiore di non vedere un giardino in buono stato, in grande partenza. Anche la aiuola delle zinnie e degli iris si è riempita di erba. C'è stato un periodo a maggio in cui per qualche giorno non aveva piovuto, quindi avevo pulito bene, l'erba faticava un po' a crescere e poi niente, io qui col decespugliatore non posso entrare e quindi devo lasciare quest'erba così, sperando che anche la nuova semina che ho fatto di zinnia possa svilupparsi e creare un po' questo tappeto di fiori, queste piante un po' in altezza, fiorite, che danno vita a questo progetto che avevo in mente di fare un'aiuola circolare in cui fiorivano gli iris e dopo la fioritura degli iris partiva la fioritura delle zinnie. Potete vedere che qui ci sono dei fiori. Queste non sono piante che ho seminato io, perché se le sono mangiate tutte le lumache, le mie semine. Sono piante che ho acquistato già in fiore, tra l'altro a dei prezzi veramente bassi. La zinnia è una pianta che costa veramente poco e ho detto dai, metto già dei fiori perché altrimenti qui mi sa che rimarrà vuota come aiuola. In più ho buttato dei semi, ma in mezzo a tutta quest'erba devo vedere se riusciranno a crescere queste piantine. Vediamo comunque nei prossimi mesi che cosa succede. Vedo che qualche nuova fioritura sta di nuovo spuntando. Queste sono piante che ho messo la settimana scorsa, inizio settimana scorsa, e niente, quindi devono ancora adattarsi un po' alla nuova sistemazione, al nuovo terreno, e non sono partite comunque perché la temperatura è sempre bassa, quindi non dà l'occasione a queste piante di poter sentirsi in un posto nuovo e poter partire con la loro esuberanza, perché poi la zinnia è una pianta veloce che cresce molto veloce, sopporta anche la siccità e non sopporta molto il ristagno idrico, e questi sono appunto i risultati. Addirittura anche il nasturzio che ho piantato, che nella busta indicava un'altezza di 2 metri circa, non riesce a crescere perché è un piccolo cespuglietto, ha già fatto qualche fiorellino, ma niente, non ce la fa. C'è di buono che questa umidità comunque ha fatto sì che i mirtilli che avevo sistemato qui all'inizio della primavera, spostandoli da un luogo che per loro non era assolutamente adatto, perché avevo sbagliato la coltivazione del mirtillo, perché il mirtillo è una pianta che non va concimata, va sistemata nella terra, piuttosto si acidifica un pochettino la terra ma non va concimato. Io avevo fatto una grande concimazione con dello stallatico pellettato, quindi avevo sbagliato tutto, le piante non crescevano. Dopo 2 anni le ho prese, le ho spostate e le ho messe qua e sono partite. Qui non c'è assolutamente concime, c'è la vicinanza con un ruscellino che tiene il terreno un pochettino umido in profondità, ma tutte queste piogge hanno fatto sì che le piante sono partite, non tutte, qualcuna è ancora un po' indietro, qualcuna è anche un pochettino sofferente perché era già una pianta che all'acquisto non era molto in forma e continua a non essere in forma, però vedo che qui adesso abbiamo anche dei frutti anche abbastanza grandi. Naturalmente raccoglierò solo quelli sani perché anche qui la pioggia ha rovinato parecchi frutti.
e questi rispetto ai frutti del gelso nero hanno comunque un po' di sapore. Ed ecco qua la mia pianta di gelso nero. Questa pianta quest'anno si è riempita di frutti, alcuni in maturazione, alcuni belli grandi, è veramente piena di questi frutti scuri, ve ne faccio vedere qualcuno, che dovrebbero essere molto buoni. Purtroppo quasi senza sapore. Peccato, perché volevo fare una bella marmellata di gelso nero, ma non mi sarà possibile perché non hanno assolutamente sapore, sono poi veramente un po' insipidi, perché il gelso nero è una pianta abbastanza mediterranea, diciamo. È una pianta che ha bisogno di calore, è una pianta che ha bisogno anche di un terreno che non sia sempre umido, sopporta benissimo anche la siccità, e quando queste piante che portano i frutti dolci patiscono un pochettino di siccità, nei frutti concentrano un po' le sostanze zuccherine. Se l'umidità è eccessiva, anche i frutti poi vengono un po' dilavati, come dicevo, nel loro sapore dolciastro. Infatti mi spiace veramente tanto che questi frutti non abbiano il benché minimo sapore dolce come l'avevano l'anno scorso, quando c'era stata un pochettino di siccità. Erano molto più buoni. In più il gelso solitamente, come ho visto, a volte viene raccolto così, diciamo in maniera molto base. Vengono raccolti i frutti magari in piante molto piccole, sbattendo il tronco della pianta, tutto ciò che cade, che si stacca dalla pianta, viene raccolto perché è maturo, dolce, si può mangiare ed è veramente buono. Questo succede anche col gelso bianco, in cui i frutti sono molto più dolci rispetto al gelso nero. Si scuote la pianta, cadono i frutti, si raccolgono quelli per terra e poi si mangiano. Questo volevo farlo anche quest'anno, sistemando una rete sotto, sbattendo un po' la pianta, facendo cadere i frutti che sono maturi, perché si staccano facilmente. Questo staccarsi facilmente dalla pianta che cosa causa? Causa anche una perdita di frutti quando ci sono delle forti piogge. In effetti era molto più carica di frutti, ma piovendoci sempre sopra, molti sono caduti per terra, vengono poi attaccati da microorganismi, dalle formiche eccetera, e quindi logicamente non si può poi raccogliere nulla. Non potevo però non farvi vedere un piccolo gioiello in questo periodo, nonostante le piogge, altre fioriture in atto. Questi sono i fiori della salvia sclarea, che stando vicino a questa pianta si sente proprio questo forte odore di salvia. È una pianta che io coltivo perché ha delle grosse foglie, non per farle impanate naturalmente, perché è una pianta che io coltivo come pianta ornamentale, ma ha queste fioriture che sono con un colore, che hanno questo colore molto molto bello, e questo è un po' una gioia per gli occhi e mi ripaga un po'. Venendo giù in giardino, vedendo un po' di disastri qua in giro, mi guardo questi fiori e penso dai, magari con una bella giornata di sole sarebbero stati ancora più accesi, però queste tonalità un po' grigie del tempo, del clima, ne accentua magari le colorazioni sul bianco e sull'azzurrino violetto. Insomma, una pianta facilissima da coltivare, anche lei bisognosa di siccità, non ama i ristagni, per fortuna l'ho messo in una zona un po' in pendenza, così non rischio di perderla. Da notare anche le grandissime foglie della salvia sclarea, guardate qui che foglie grandi, sono grandi più di una mano. Una pianta con un portamento un po', sembra quasi un po' una piccola pianta tropicale, mi piace tantissimo. Sento cadere già delle gocce di pioggia, quindi direi di spostarmi perché volevo farvi vedere, concludere questo video con la fioritura dell'ortensia Annabelle in partenza, poi spero di riuscire a vederla proprio in piena fioritura. Bene, concludo questo video, visto che sta di nuovo per l'ennesima volta ricominciando a piovere, anche in maniera un po' decisa, non voglio rovinare la telecamerina. Vi faccio vedere la partenza dei fiori dell'ortensia Annabelle. Per fortuna ho messo questa struttura, altrimenti la pioggia me l'avrebbe sdraiata completamente. In più ci sono anche dei gladioli che stanno facendo i loro fiori. Io spero veramente che il tempo mi dia l'opportunità di potermi godere un pochettino queste fioriture. Adesso mi metto a riparo perché qui sta arrivando l'ennesimo diluvio universale. Non voglio più lottare con i mulini a vento, lascio che la natura faccia quello che deve fare. Spero che mi dia sempre comunque qualche bella soddisfazione qua in giardino. Ciao a tutti e grazie. Adesso subito a casa perché altrimenti qua rovino sia telecamerina
e mi lavo anche io. Ciao a tutti, a presto, ciao ciao!